In Kinder... Cavalli agli stalli, cavalli agli stalli, cavalli agli stalli. Pronti, via! Partiti! Corsa all'anello 1986. Un torneo medievale in uno stadio di calcio con spettatori che fanno il tifo come a una partita di campionato? I puristi delle rievocazioni storiche storceranno la bocca, ma la corsa all'anello di Narni è una delle poche manifestazioni di questo tipo che riescono ad entusiasmare il pubblico di oggi come quello di 6 secoli fa. Chi vuole provare per credere deve spingersi tra aprile e maggio a un'ottantina di chilometri da Roma, dove la via Flaminia si affaccia sull'Umbria affiancandosi ai rocciosi dirupi della gola del Nera. Durante tutto l'anno il cuore antico della città, dove giocarono bambini l'imperatore Cocceio Nerva e il capitano di Ventura Gattamelata, rimane un po' isolato dalla vita e dagli interessi dei narnesi, che si svolgono per lo più a valle e ai nuovi quartieri sorti attorno alle industrie. Ma in primavera la bella addormentata si sveglia, rimette l'abito antico e prezioso e per una decina di giorni riconquista i favori degli ingrati narnesi. Cavalli e cavalieri, paggi e donzelle si intonano all'intrico di vicoli e di assai meglio delle macchine e dei furgoni che vi scorazzano nel resto dell'anno. Il palio e la corsa all'anello erano giochi diffusi nell'Italia del Medioevo e poiché le competizioni tra una città e l'altra erano allora assai meno sportive, la sfida avveniva per lo più all'interno delle mura, tra le contrade, come a Siena, o fra i terzieri, come a Narni. Il terziere di Santa Maria, che prendeva nome dall'antico duomo della città, si riconosce ancora per i colori arancione e viola delle bandiere. Eccoci ora nel terziere di Medule, con i colori bianco e nero. Studenti, operai, garzoni di bottega, impegnati a fare bella figura con un gioco del passato. Ed è probabile che indossando quei costumi, battendo su quei tamburi, riescano a mantenere con la cultura del loro popolo un contatto più diretto e, se volete, più intimo che se si limitassero alle pagine di un manuale di storia. Il suono delle chiarine ci introduce a Fraporta, addobbato con il rosso e con il blu. Il gruppo degli sbandieratori si esibisce davanti alla sede del terziere. A Fraporta sono gli edifici più importanti della città. Piazza dei Priori con il Palazzo Comunale, il Duomo di San Giovenale, patrono della città, e l'antica Piazza del Lago, oggi ribattezzata con nome più patriottico ma meno suggestivo, Piazza Garibaldi. Ogni terziere ha la sua osteria, aperta purtroppo soltanto nel periodo della festa. Ma non potrebbe essere altrimenti, perché cuochi e camerieri sono tutti volontari e con gli incassi si pagano le spese del terziere. Se in altri centri storici trionfa il fast food, qui si consuma il cibo povero e squisito della tradizione locale. All'osteria di Fraporta parliamo con Bruno Marone, uno studioso lodevolmente impegnato a rendere le manifestazioni della corsa all'anello sempre più aderenti alla lettera e allo spirito degli antichi statuti.
Che cos'è per gli abitanti di Narni la corsa all'anello? È una memoria storica da conservare per salvare la loro identità? Oppure è una competizione sportiva? Oppure è un'iniziativa per richiamare i turisti? Beh, all'origine era un'iniziativa per richiamare il turismo. All'origine quando? All'origine quando è nata la festa, l'attuale festa Corsa all'Anello. 18 anni fa. 18 anni fa, 1968-69. Poi man mano è diventato il resto, e cioè è diventata occasione per riscoprire la propria identità, per usare un linguaggio grosso, è diventata occasione per richiamare il turismo in modo un pochino più credibile, è diventato tutto il resto, è diventata la festa grande che adesso conosciamo. Ed entra in questo momento nella piazza Maggiore il corteo del terziere Mezzule, preceduto dai tamburini del terziere, quindi i due araldi in bianco e nero e l'alfiere con il gonfalone. Questi terzieri c'erano anche prima? Certo. E c'era questa rivalità tra i terzieri? Anche sì. prima che iniziasse la corsa all'anello? Certo, che, prima intendiamo nell'antichità, non ovviamente negli ultimi 100 anni, in quanto perfino la memoria si era persa del terziere. Tant'è vero che i nomi dei terzieri, come sa, sono errati. Cioè errati in che senso? Nel senso che due terzieri hanno scambiato la loro denominazione. Cioè un terziere che si chiamava anticamente nel Medioevo Mesule, attualmente si chiama Fraporta, e viceversa, si chiama Fraporta, si chiama attualmente Mesule. Ed ecco le chiarine che segnalano l'inizio del corteo storico. In questo momento il corteo storico notturno della corsa all'anello prende le mosse. Ma i costumi chi è che li fa? Sono costumi di fantasia? O hanno qualche rapporto con gli abiti che si indossavano a Narni nei secoli della corsa all'anello? Li fanno i terzieri. I terzieri quali hanno delle loro sartorie con persone, donne che ci lavorano tutto l'anno, che tagliano, cuciono, mettono insieme, provano, alle volte si avvalgono anche da rapporto di conoscenza, gente che si intende di storia del costume. Uno sforzo per renderli come erano durante quel periodo è stato fatto, ma nel concreto è moltissimo il lavoro di fantasia. È vero che nel Medioevo le spese della festa le facevano gli ebrei? Sì, le facevano gli ebrei in questo senso. Poi erano spese molto rilevanti perché 4 fiori di toro era una bella somma. Quanto all'incirca È difficilissimo dirlo. Qualche milione? Beh sì, più di qualche milione. E gli ebrei erano tenuti in modo poi tassativo, tant'è che se il vicario, che poi era colui che doveva far applicare questa normativa, fosse stato negligence, come dicono gli statuti, pagava
di suo salario 10 fiorini, quindi è una pena molto grande per una... di questa colonia ebraica purtroppo non rimane traccia, insomma, E adesso le spese della festa chi le fa? La spesa della festa le fanno queste taverne, questi luoghi di ritrovo che i narnesi hanno inventato, perché poi d'altronde è anche un'invenzione originaria proprio di Narni. I cavalieri formulano la loro preghiera. Signore Santissimo, Padre Onnipotente, tu che hai permesso sulla terra l'uso della spada per reprimere la malizia dei malvagi e difendere la giustizia, che per la protezione del popolo hai voluto istituire l'ordine della cavalleria, fa, predisponendo i nostri cuori al bene. Ho visto che quest'anno un terziere ha fatto anche la cerimonia di investitura dei cavalieri, ma è una cerimonia improvvisata con l'aiuto della fantasia oppure qualcosa di più? Beh, come ha visto, la fantasia in questi giorni è stata la regina delle manifestazioni che si sono tenute. Diciamo che più propriamente quella cerimonia andrebbe chiamata come benedizione dei cavalieri, nel senso che i cavalieri prima di scendere nell'arengo per qualche verso andavano così benedetti, proprio perché la loro prestazione sportiva avvenisse nel migliore dei modi. Ricevi l'onore di questo vessillo, con l'impegno di conservarlo integro e di tenerlo alto, ben alto per la vittoria, la gloria e la felicità del terziere di sopra, il quale sempre viva, viva, viva! In antico, come è scritto negli statuti, i campioni dei terzieri correvano uno alla volta nella piazza maggiore della città. Chi riusciva a infilare con l'asta il prezioso anello se lo teneva. La corsa all'anello di oggi è invece un torneo a squadre. 3 cavalieri per ogni terziere, ognuno dei quali si misura prima con uno, poi con l'altro campione dei terzieri avversari, in una gara di inseguimento attorno al campo sportivo. A metà dei 2 rettilinei sono collocati gli anelli e ad ogni corsa ciascun cavaliere, compiendo una volta e mezzo il giro del campo, può infilarne un massimo di 3. Chi arriva primo al proprio traguardo e riesce ad infilare l'ultimo anello fa cadere, per mezzo di un congegno elettrico, l'anello destinato all'avversario sul rettilineo opposto. Ogni anello vale 15 punti e al termine delle 9 corse si somma il punteggio accumulato da ciascun terziere, ridotto di eventuali penalità. E è un apprendistato quello del cavaliere di questo torneo difficilissimo, perché ha visto che si corre in un certo modo, che si corre sull'avversario, e per giunta con un percorso che è molto curvilineo, quindi bisogna essere veramente bravi per correrlo. E questo addestramento particolare come lo ottengono? Beh, con i loro campi, con le loro strutture, hanno delle scuderie, le quali lavorano, ripeto, a tempo pieno tutto l'anno. I cavalieri vanno lì, si addestrano, provano, riprovano questo esercizio e poi i risultati li vediamo in campo. Ma ecco che al termine della gara i terzieri di Mezule e di Fraporta sono in parità. Per designare il terziere vincitore è necessario uno spareggio tra il miglior cavaliere di Mezule, Claudio Antici, e il campione di Fraporta, Stefano Leonori. Cavalli pronti, via! Partiti Claudio Antici, Stefano Leonori, attenzione!
terzo anello decisivo. Vediamo cosa dirà il giudice. Anche il primo spareggio finisce in parità. Il confronto deve essere ripetuto. Ultimo anello. Ultimo anello. Aspettiamo il giudice. Tutti a posto. Tutti a posto, per favore. Aspettiamo il giudice. Stefano Leonori, terziere Fraporta, punti 30. Claudio Antici, terziere Mezzule, punti 45. Mezzule, ancora Mezzule, Claudio Antici, terziere Mezzule. Mezzule ha vinto, ma quelli di Fraporta contestano la decisione del giudice di campo. La protesta non si placa neppure all'annuncio del premio riconosciuto a Fraporta come al terziere che meglio ha contribuito quest'anno alla riuscita di tutta la festa. Si può essere certi che l'anno prossimo raddoppierà gli sforzi per sconfiggere l'odiato rivale, Santa Maria permettendo, naturalmente.